E bentrovati tutti quanti sul mio canale. Oggi intanto vi auguro tante bellissime cose. Io lo so, è da un po' che non faccio un video. Questo per tantissime ragioni. La prima è per una questione di salute, sono stato operato recentemente e quindi non ho avuto la possibilità fisica di fare video in nessun campo. L'altro aspetto principale è che praticamente mi si è rotto il PC, non sto qui a dirvi cosa è successo, posso soltanto darvi un consiglio: se dovete cambiare delle parti di hardware del vostro PC, non comprate roba che proviene dalla Cina, made in Cina, a meno che non sia certificata e conforme alla comunità europea, perché ci sono cinesi e cineserie. Deepcool per esempio è un prodotto cinese, però è di buona qualità e rispetta gli standard europei, invece ci sono altre cose che non lo fanno. Detto questo, oggi andiamo a parlare un po' di un aspetto che difficilmente tratto sul canale, però mi sento in dovere di intervenire, perché parliamo di hardware, di computer per giocare, per lavorare, per prendere e scusate, abbassa un po' il volume, ok, per giocare, per prendere e anche ad avere delle performance, eccetera. Ora, è vero, la tecnologia avanza, però non così velocemente come si pensa. Guardando un po' all'aspetto generale di tutto quello che è l'hardware oggi, allora Intel vabbè, ha perso punti, anche Nvidia ha perso punti perché comunque non rispetta gli standard che uno richiede, e soprattutto la tecnologia è un po' così, l'hanno buttato per anche per AMD, insomma. Io uso principalmente il sistema AMD ormai da oltre 30 anni, sono un esperto IT, sono un sistemista, ho fatto il sistemista per parecchio tempo e quindi un pochettino, diciamo, marginalmente me ne intendo. Ehm, allora, qual è la promessa? La promessa è quella di avere più performance, di avere cose migliori, eccetera. Allora, io prima avevo eh, e questo qui magari ve lo infarinano con: ah, guarda, è uscito il nuovo processore, è uscita la nuova piattaforma, eccetera. Allora, non sempre cambiare subito, subito quando esce qualcosa nuovo è qualcosa di proficuo o conveniente, anche perché insomma, a parità di performance, le tecnologie che non superano una generazione sono più o meno di pari passo. Quando cominciano ad essere 3-4 generazioni, allora la cosa cambia, è diversa. Però ecco, parliamo delle due ultime piattaforme che ci sono in giro. Vabbè, Intel ormai si sa, è da un bel po' di tempo che non fa dei buoni processori. Qualcosina negli anni ha migliorato, negli altri insomma un po' così. Eh, per carità, è stata forte fino a qualche tempo fa, adesso praticamente un po' si deve un po' riprendere, anche se devo dire che mi spiace da una parte, dall'altra non sono mai stato amante degli Intel, per tantissimi motivi che non sto qui neanche qui a specificarvi, perché comunque non è che uno la deve dire tutta. Sappiate che comunque
1, 2, 4, 5 processori buoni li ha tirati fuori, pure un po' di più, ma dopo per il resto insomma stendiamo un velo pietoso. Questo non sono soltanto io a dirlo, ma anche gli altri hardware tech. Ehm, allora, partiamo dal presupposto che guardando il SEO di gennaio, con tutte le novità hardware, sia da parte di Nvidia sia da parte di AMD, che adesso ha tirato fuori le GPU e i nuovi processori, vi dico che comunque, essendo comunque un utilizzatore delle piattaforme AMD, di aspettare. E soprattutto per tutti i fanboy di qualunque casa, Nvidia, AMD, eccetera, di non correre troppo, anche perché poi alla fine, guardando anche il risultato delle performance dei benchmark, insomma, almeno per Nvidia sono state abbastanza deludenti. Eh, io direi anche una cosa, che se esce un qualcosa di nuovo e c'è tanta richiesta, c'è uscita una cosa nuova, c'è quello lì, senza andare poi a guardare realmente i numeri, quali sono e come la tecnologia, un po' è come comprare una macchina perché ci piace il colore, ma non capiamo niente di prestazioni o di come è fatta, se è nuova, se è vecchia. È un po' così. Per carità, questo qui, io sto facendo questa premessa non perché uno non deve comprare una tecnologia, per carità, ci mancherebbe, insomma, se uno può migliorare l'hardware che ha in casa, insomma, magari a 3-4 generazioni indietro, allora sì, ma quando ce n'hai una indietro, mm, perché le prestazioni comunque sono molto vicine. Come dicevo, avanza ma non così velocemente, anche perché poi dopo la richiesta diventa alta, l'offerta è poca e i prezzi praticamente stanno alle stelle. E questo qui non permette di avere un equilibrio su tutte quante le questioni. AMD dopo anni si è riscattata un pochettino e forse ha smesso di farsi autoconcorrenza, ma ancora ci sono delle cose da dipanare. Intanto voglio svelarvi una cosa. Io mi si è bruciata, come ho detto, ho comprato delle ventole cinesi su Amazon e queste mi hanno completamente bruciato un PC sano, quindi 2000 e passa di danni. Questo perché? Perché comunque quando feci la build la feci medio alta, non la feci medio bassa. Mi sono portato la 570, che comunque era una buona scheda Polaris, che proviene praticamente da tecnologia Vega, e la Polaris praticamente è quella che poi ha dato il via alla RTNA. Praticamente eh, ha- è un intermezzo tra la Vega e l'RTNA, quindi ottima. Mi brucia averla rotta, perché comunque mi brucia, che comunque era un'ottima scheda a livello prestazionale, anche se avrei fatto un upgrade, però non l'avrei messa su un'altra build, ma non l'avrei bruciata o buttata o altro. Insomma, questo qui è tutt'altro tutt'altro che positivo. Però, per dirvi, oggi come oggi, no, se uno guarda a 2 o 3 generazioni fa, conviene comprare una scheda video di 3 generazioni fa rispetto a una di 2 generazioni fa e rispetto all'ultima? Io vi rispondo sì. Sì, perché comunque io stesso, un po' perché non avevo la possibilità, un po' perché guardando i numeri ho preso una 6750 XT, 12 giga di VRAM,
quindi è una scheda video valida, ok? Al di là di tutto quello che sono le promesse, le cose, tutti gli youtuber che dicono, è ottima, è valida e veramente dà ottime prestazioni. E vi do un esempio. Qui abbiamo Hogwarts Legacy, ok? L'ho aperto e devo dire che fa il suo dovere la scheda video, non ha lag, non ha cose particolari, insomma. Ma questo perché? Perché comunque, essendo RDNA2, aveva la tecnologia per prendere e essere competitiva per quando uscì, ok? Poi, vabbè, poi sono uscite sullo stesso chipset, sono uscite le... non capisco perché sto girando, ok. Forse c'è un oso che mi fa le bizze. Ok, ma a prescindere da tutto quanto, guardate che spettacolo, ok. Ah, ok, da un po' che non ci gioco, sono arrivato quasi alla fine, però guardate gli effetti che ha questa scheda video, è eccezionale, i dettagli sono spettacolari. E non c'ho niente attivato, non c'ho FSR, non c'ho nulla di tutto questo attivato. Guardate il dettaglio delle ombre e anche il dettaglio del vestito che è cangiante. Ed è una scheda video di qualche anno fa, ok? Ehm, vediamo un po' di qua, ok. Impostazioni, esci dal gioco. Ecco svelato alcune delle cose. Nei giochi c'ho anche mm, no, vabbè, vediamo alla home. Ok, c'ho anche Star Wars Jedi Survivor, quello che è uscito l'anno scorso, e si gioca benissimo. Si va che è una meraviglia. Ma andava una meraviglia anche con la 570, prima che cioè, l'ho giocato per un po' con la 570, non ho avuto mai problemi, quindi eh, al di là del fatto anche la 570 che è una Polaris, che quindi parliamo di una scheda video che ha oltre 6 anni, eh, le cose, la scheda video andava bene, ancora andava a manforte. Certo, gli 8 giga cominciavano ad essere un po' limitanti, ma marginalmente, cioè nel senso bastava avere un piccolo compromesso e comunque la giocabilità c'era senza perdere performance e senza perdere il fluidità del gioco. Mm, le AMD invecchiano bene come schede video, quindi non facciamo prenderci dal panico perché è uscita quella nuova e quindi con quella vecchia non riusciremo più a giocare alcuni titoli o alcune cose, almeno io sto parlando per, per quello che riguarda l'utente medio, l'utente che ha un computer a casa, che la domenica si fa una partitella e che comunque ha un PC almeno di fascia media, non dico alta, ma di fascia media. Poi giustamente le build di fascia medio alta.
anche perché la 6750 quando uscì era una fascia medio alta, non era una fascia medio bassa. Adesso lo dà come hardware discreto. Anche questa psicologia, no? Di ma io ho un hardware discreto, devo prendere un hardware ottimale. Questa qui è una psicologia che è dietro a qualunque cosa. Se non andiamo qui, andiamo su prestazioni, mi pare, no? Fammi vedere, ok, andiamo di qua, vedete, primario discreto. Allora, questa parola qua, no? Non c'è nulla a che vedere con le performance della vostra scheda grafica o sulla giocabilità e la fruibilità che potreste avere utilizzando questa scheda grafica o altre di pari fascia, insomma. Dice, ma a parità di prezzo, anzi, a di meno volevo prendere la 7006. La 7006 è una AMD castrata, ok? C'è questa qui una cosa, anche se il numero è 7, no? Perché c'è il 7 davanti, quindi dovrebbe teoricamente essere superiore, in realtà no, è una scheda castrata rispetto alla 6750, ok? Quindi perché, perché vi dico questo? Perché non è che io guardo il numero e allora perché c'è un 7 davanti è superiore e altro, no, io guardo le performance e quello che può fare una scheda video, ok? Ehm, Anche la 7007 va benino, è leggermente superiore alla 6750, quella che praticamente comincia a dare battaglia alla 6750 e quindi in intermezzo è la 7009 Grey. Poi dopo c'è la 7009 XT e la 7009 XTX. Ok, ora sono uscite le 9070 che sono per PCI Express 5.0. Ora io ho una piattaforma 4.0, ok, una piattaforma che adesso rimessa a nuovo comunque in M4 con, lo vedete, il processore un 5007 X3D, quindi io non è che ho un PC di fascia bassa, non ho un Ryzen 3, un Ryzen 5, ho un Ryzen 7 X3D. Quando uscì costava l'ira di Dio e l'occhio di Manitou. Eh, Adesso si trova, perché? Perché è uscito la M5, la piattaforma M5, che andando a prendere un buon chipset su qualunque casa produttrice volete, Gigabyte, Asus, MSI, qualunque, il processore superiore, la scheda vi costa l'occhio da Manitou, c'è niente da fare. Perché? Perché si paga la tecnologia nuova e le risorse che praticamente hanno fatto sì che questa tecnologia venisse portata ad oggi. Tra 2 anni questa roba ve la tirano dietro. Il vostro PC che magari è una piattaforma M4 comincia ad avere 4-6 anni e ancora va benissimo, perché vi garantisco che se i PC vengono mantenuti bene e performati bene e anche una volta fatta la manutenzione vanno una favola. Questo perché? Perché è il progresso, no? È quello che c'è oggi, usa e getta, usa e getta, usa e getta. Magari si vanno a gettare PC validissimi che ancora sono straconcorrenziali perché? Perché è uscita una tecnologia. Come dicevo, è una psicologia che per me non ha valore di essere supportata, ok? Quindi ragazzi, signori, eh, fate bene i calcoli, ma alla metà del prezzo, perché comunque alla metà del prezzo riesco ad avere più o meno le stesse prestazioni. Certo, magari
non giocherò i titoli futuri, oppure li giocherò con un po' di compromessi, però per l'utente medio che magari non gli interessano il ray tracing, oppure fa soltanto simulazione, oppure ha qualche titolo vecchio che è rigiocabile, allora il compromesso va bene. Come premesso prima, non sto dicendo che quello nuovo non va comprato, però a che pro? Ok? Se io adesso devo fare un upgrade a questa macchina, mi devo fermare alla settimana 9, che comunque rimarrà un non plus ultra per tutto quanto il tempo rispetto a tutte le schede che arrivano al PCI Express 4. PCI Express 5 c'è da 9070 in su. Mm, non so se la 9070 è compatibile con PCI Express 4, mi auguro di sì. Su questo magari, però consigliato da AMD è un processore di nuova gamma, scheda madre con piattaforma M5 nuova gamma, è consigliato l'XLD che costa l'occhio dei mani tu, e quindi vedete un attimino qual è la tendenza a rialzo. Allora, per carità, ci sta che io devo no, contribuire per la ricerca della nuova tecnologia, ma fino a un certo punto, perché già in RDNA 3 erano arrivati a buon punto e quella ricerca è già stata pagata. Hanno la base e quindi su quella base hanno fatto RDNA 4 e anche i chipset, i chip nuovi, i nuovi processori hanno, hanno come base quella tecnologia lì, quindi è mezza pagata. Capisco perché io devo pagare un processore quanto una build completa, o la metà della build completa. A livello logico, a livello di mercato avviene perché molta richiesta, poca offerta. Allora, cominciamo un attimino anche a comprendere cosa ci dobbiamo fare con un computer. Se lo usiamo soltanto per l'ufficio, se lo usiamo soltanto per giocare, se lo usiamo sia per giocare che sia per l'ufficio. Perché una scheda video che costa 2000 euro, qualunque marca sia, ok, serve e sì, ci puoi anche giocare, ma più che altro serve per fare un certo tipo di produttività come programmazione. Allora io, che sono un utente medio, che la compro a fare? Soltanto perché costa 2000, quindi sarà superiore, sì, però poi lì serve per fare altre cose. Io che sto a casa, che ho un PC medio alto, che comunque e ci devo giocare una volta ogni tanto, allora devo anche fare questo ragionamento qui. Detto questo, ho sentito dire che l'DNA 4 assomiglia all'DNA 3, è vero, perché comunque l'DNA 3 ha la base per l'DNA 4, però l'DNA 4 apre il portale a nuove performance, a nuovi chipset e a nuove nomenclature, cioè nel senso, adesso la tecnologia è così, è fatta in questa maniera, ma non è che AMD è stupida, ok? AMD ha capito quel potenziale, ehm, e sta cercando di portare a uno step successivo le futures, cioè le schede video che usciranno dopo, ok? E anche i processori che usciranno dopo. Perché? Perché hanno adesso come base un chip, una produttività estendibile, ok? Quindi magari se voi trovate no, negli schemi, no, una cosa messa così, un'altra messa così, quelli è perché in questo momento il taglio che deve essere commercializzato è quello, ma con la stessa tecnologia il taglio cambierà, il taglio del chip, come sarà posizionato la RAM, eccetera. Questo perché? Perché si sono portati in parità con la tecnologia e
con questa parità, partendo con una configurazione, cambiando la configurazione, cambierà il chipset, cambieranno le RAM, cambieranno tantissime cose. Oggi viene proposta una 16 giga di RAM, io ho una 12 giga, quindi stiamo lì. DDR, non mi ricordo se questa qui è DDR5 o DDR6. Vediamo insieme. Mi pare che DDR5, però non vorrei sbagliarmi. DDR6, che comunque sono le stesse RAM, le stesse memorie che montano le 7009 e le 9070. Perché le 7 sono più costose, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è che non verranno implementate e sicuramente le schede video dopo saranno superiori. Ok, però bisogna anche un po' svuotare gli scaffali, eccetera. Quindi io tenderei un attimino a farmi anche due conti e soprattutto che se io con una 6750 riesco a giocare bene in 4K su Hogwarts Legacy e su altro, ma anche se il 4K a me non mi interessa, a me a 1080 va benissimo, alla metà della spesa di oggi rispetto a una 7009, anzi se non è camerato il pezzo è un terzo della 7009. Sto parlando della XTX, se non è la metà della GR. Ok, se io con la metà della GR riesco comunque a portarmi avanti dei titoli buoni, vale la pena? Oppure perché fare questa corsa in- non proprio assennata a comprare nuovo, eccetera, e mantenendo i prezzi alti di quelle schede che dovrebbero, in teoria, proprio per non obsolescenza di hardware, ma di produttività, quindi già fatte, smesse, la produzione smessa, non è che diventa rara, semplicemente non le fanno più perché hanno cambiato anche il range di costruzione delle fabbriche. Ok? Quindi non è, sì, è uscita, è bellissima, ma non può aumentare e raddoppiarsi di prezzo soltanto perché è fuori produzione. Ok? Anche perché tra 10 anni tutte queste qui, se le cose andranno così, 10-15 anni andranno buttate, perché già si saranno ripagate nel tempo, però comunque, tra virgolette, sto acquistando tecnologia passata, non vecchia, passata. Io ho comprato tecnologia passata a buon prezzo, ok? Ma con che mi dà soddisfazione e performance. L'intelligenza è questa qui, quindi fatevi un po' due calcoli e tenete bene a mente che il segmento che c'è adesso di queste schede è ancora medio-basso, è ancora hardware discreto, ok? Perché? Perché porteranno entro la fine dell'anno, almeno per quello che riguarda AMD, nuove schede con più RAM e probabilmente passeranno dalla DDR6 alla DDR7. Lì, lì il prezzo forse con la nuova tecnologia avrà, no, il suo peso e giustamente essendo un qualcosa di nuovo allora possiamo anche acquistarla. Ma io mi chiedo perché non farla compatibile anche con PCI Express 4, visto e considerato che comunque un socket AM4 con un buon processore ancora
ha da tirare fuori, ancora può dare, non dico battaglia, però essere a livello di quello che praticamente è l'hardware nuovo. Io con questo vi saluto, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, cercherò di fare molti più video adesso che starò meglio e ci vediamo alla prossima, che la vita vi arrida.